Salve ragazzi, bentornati sul canale. Siamo qui per festeggiare la vittoria di Leclerc nel Gran Premio in Austria. In casa Red Bull trionfa la Ferrari, con Verstappen secondo e Sainz, ahimè, che ha rotto l'ennesimo motore Ferrari a pochi giri dalla fine. Prima di continuare a parlare della corsa, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto. È stata una gara dominata da Leclerc e la Ferrari, prima e secondo, con Verstappen che inseguiva ma non ha mai avuto il passo per infierire il trionfo Ferrari. L'unico problema è stata la rottura di Carlos Sainz del motore che ha fatto arrivare Verstappen secondo, altrimenti era una doppietta fantastica e annunciata. Il problema del motore persiste, siamo purtroppo poco affidabili e lo abbiamo visto anche in questa gara. È stato un finale veramente teso perché Leclerc aveva problemi col pedale dell'acceleratore e Verstappen si avvicinava di giro in giro e ho pensato eccola qua, questa è l'ennesima gara che a 2 giri dalla fine perdiamo tutto quello che abbiamo costruito dall'inizio. E invece Leclerc è riuscito a sopperire a questi problemi e ha vinto una grandissima gara in casa Red Bull. Comunque una Ferrari che su qualsiasi gomma, media, dura o morbida, aveva un gran passo e il consumo di gomme della Red Bull, anomalo in questo caso, ha fatto sì che vincessimo il Gran Premio. Poi Perez per la Red Bull è uscito, così come è uscito Sainz, quindi a livello di costruttori abbiamo guadagnato qualcosina, ma non tanto perché dovevamo arrivare primi e secondi per poter fare un bel balzo in avanti. Comunque praticamente una gara dominata dalla Ferrari che non ha sbagliato niente a livello di strategia e ci siamo ripresi il primo posto con Leclerc che mancava da un bel po', quindi tanto di cappello per Leclerc. E l'unica cosa che gli ultimi giri, se la gara fosse durata 2 o 3 giri in più, saremmo arrivati secondi sicuramente, perché il problema c'era e Leclerc è riuscito a ovviare. Tanto è vero che gli ultimi 2 o 3 giri era in contatto radio quasi costante con i box. Aveva un problema all'acceleratore e in alcune curve dove è fondamentale avere una macchina a posto, purtroppo si perdeva troppo tempo e se la gara fosse durata 2 o 3 giri in più avremmo perso anche questa arrivando secondi dietro a Verstappen che comunque avendo una macchina meno competitiva della Ferrari in questa corsa e con un consumo gomme molto più alto della monoposto di Maranello. Comunque non piangiamo sulla rottura del motore di Sainz perché non serve a niente, purtroppo la rottura di motori o problemi di affidabilità alle macchine fa parte del gioco. Prendiamoci questa vittoria e continuiamo su questo filo conduttore che speriamo ci porti ad altri podi e speriamo sul gradino più alto del podio perché Leclerc veramente lo merita. Qualitativamente è un grandissimo pilota. L'unica cosa che non capirò mai è perché la Ferrari non riesca a dire ok, Leclerc sei la prima guida e Sainz sei la seconda. In tutte le scuderie bisogna avere questa gerarchia tra i piloti, secondo me, perché altrimenti perdi punti lottando tra le due monoposto e le altre squadre comunque ti vanno davanti, quindi bisogna mettere i puntini sulle i, secondo me, e gerarchicamente capire che Sainz deve dare una mano a Leclerc. Non dico a vincere questo mondiale perché comunque è difficile, però almeno di provarci. Senza gerarchia purtroppo si perdono punti pesanti e non si arriva da nessuna parte. Tanto è vero che la gara per la griglia di partenza ieri c'è stato comunque un po' di lotta tra le due Ferrari che ha fatto sì che Verstappen scappasse avanti un paio di secondi ed è rimasto quel paio di secondi avanti e ha fatto sì che comunque partisse in pole position con Leclerc secondo e Sainz terzo. Però per fortuna è andata bene in gara dove siamo stati più competitivi. Speriamo nelle prossime gare di vedere almeno di vedere una Ferrari super competitiva come questa, sperando che non si rompano più motori da qui alla fine dell'anno e augurando a Leclerc di salire sempre sul gradino più alto del podio perché lo merita e ha tantissimo talento. Secondo me tra tutta la griglia di partenza è il pilota più talentuoso. Quindi puntiamo su Leclerc, secondo me, cerchiamo di settare queste gerarchie
e se Sainz ci dà una mano possiamo dar veramente fastidio alla Red Bull. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto e seguite il mondiale di Formula 1, non esitate ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo Gran Premio. Ciao!